Gli ebrei, le comunità ebraiche in generale, sono in assoluto il primo gruppo che si rende conto dell'arrivo della proto-jihad, che non vuol dire che se abbiamo un amico ebreo o un'amica ebrea ci manderà un messaggio con scritto: sai, credo che fra un mese ci sarà un attentato terroristico spaventoso. È ovvio che non è così. Però gli ebrei percepiscono quando la società si sta ammalando, lo percepiscono alla perfezione. Si sta ammalando nel senso che una società che diventa antisemita è una società fortemente malata nel XXI secolo ed è una società in cui i libri di storia li possiamo usare come carta igienica. Esistono dei sintomi che gli ebrei, le ebree, le comunità ebraiche in generale avvertono e sono innanzitutto il vandalismo ad esempio dei simboli ebraici e delle sinagoghe. Sulle sinagoghe possono comparire delle svastiche, possono comparire delle tracce di urina, delle tracce di feci e direttamente degli sputi. Ancora il cappellino che ogni tanto vedete anche sui bambini ebrei, che si chiama kippa, gli ebrei avvertono che viene guardato male. La stessa cosa succede con la stella di Davide, che è un ciondolo che si può portare al collo o su altri gadget, simboli, non lo so, viene fortemente guardata male, ricevono dei commenti, delle osservazioni e l'ebreo inizia a percepire appunto questa idiosincrasia nei confronti dei simboli della sua religione, dell'ebraismo. Infine ci sono alcuni slogan. Free Palestine è uno slogan antisemita, perché Free Palestine significa Palestina libera, la Palestina è un toponimo e se io sto gridando che qualcuno deve sparire da quest'area geografica e probabilmente io andando da quel qualcuno non ottengo il fatto che gentilmente faccia la valigia e se ne vada perché vuole assecondarmi, molto probabilmente io sto gridando all'espulsione di quel qualcuno da quell'area geografica. So che la faccenda Israele-Palestina è un tasto dolente per molte persone seguono la causa palestinese, però dobbiamo anche essere onesti. Se la pianura padana fosse abitata soltanto da emiliani e da lombardi e tutti gli emiliani un giorno iniziassero a gridare Padania libera, che cosa vorrebbe dire? Che chiedono ai lombardi gentilmente di fare le valigie e andarsene e i lombardi dicono di sì, oppure che vogliono essere violenti ed espellere con la violenza i lombardi dalla Padania? La seconda, che è esattamente il significato di Free Palestine, che se cercate su Google lo trovate. From the river to the sea, dal fiume al mare, significa che il territorio della Palestina, che è abitato anche dagli ebrei, deve essere libero dal fiume Giordano al mar Mediterraneo. E questa è la stessa cosa di prima, io non sto gridando nient'altro se non al genocidio degli ebrei e se vi sembra esagerato perlomeno all'espulsione fisica e violenta degli ebrei che difficilmente andranno via da Tel Aviv perché tu hai un cartello in cui c'è scritto Palestina libera. Senza contare che spesso queste manifestazioni finiscono con il rogo della stella di Davide, il rogo della bandiera di Israele, iniziano a comparire tutta una serie di svastiche, addirittura di recente in una manifestazione pro-Palestina in Inghilterra i musulmani gridavano insieme a molti altri antisemiti inglesi: violentate, violentate le figlie degli ebrei. Questi sono alcuni chiari segnali di antisemitismo coi quali io non mi allineerei sinceramente. Con questo non vuol dire che lo Stato di Israele sia immune da qualsiasi critica. Il mio suggerimento è che si possa criticare qualsiasi ideologia, religione, Stato, governo senza gridare all'antisemitismo, perché se no non c'è possibilità che funzioni, a meno che la causa palestinese non sia semplicemente antisemitismo. Questo è un tasto dolente, lo so, e non so neanche se ci sia ancora qualcosa da fare. Comunque, mi sento un po' rassegnata. Poi andiamo avanti. La bandiera, ad esempio, della Palestina è composta nella sua parte nera dalla Shahada, ovvero la stessa frase che si usa per convertirsi e che c'è anche su la bandiera dell'ISIS, quella secondo la quale Allah è l'unico Dio
e Maometto il suo messaggero. Dopodiché ci sono i colori bianco, verde e rosso che indicano 3 califfati. Uno è stato quello nella parte nord del Medio Oriente, l'altro nella parte nord africana e l'altro ancora in Andalusia. Il grande successo di questi 3 califfati è stata l'espulsione, il genocidio degli ebrei e la sottomissione dei cristiani. Quelle zone erano cristiane. Molto bene, quindi questa bandiera significa jihad, significa espulsione degli ebrei oppure genocidio stesso degli ebrei ed è sicuramente un simbolo antisemita. Poi ecco, non so tra l'altro se ci sia un problema di daltonismo in Italia, ma non è raro incontrare questi colori anche in altre bandiere di altri paesi con cui nessun italiano sano di mente vorrebbe mai allinearsi politicamente. Comunque andiamo avanti. Un altro simbolo di antisemitismo è la keffia. La keffia è vero che è stata usata, è ancora adesso usata per molto tempo, ancora adesso usata in molte zone rurali, così, semplicemente come un capo d'abbigliamento qualsiasi. Il problema è che la keffia in Occidente è stata introdotta da al-Husseini, che nel video precedente abbiamo visto essere il fan numero 1 di Adolf Hitler. In Occidente significa questo ed è stata introdotta da questa persona, quindi io personalmente non metterei una keffia sulla testa. In un secondo momento, dopo al-Husseini, è stata introdotta da Arafat, fondatore dell'OLP e di Al-Fatah, che in una prima fase, come mestiere, cosa facevano? Massacravano gli ebrei. E vabbè, seconda fase anche di Al-Fatah, lo fa ancora adesso. Non hanno mai avuto un documento, queste persone, in cui ci fosse scritto sì, vogliamo i 2 stati, sì, vogliamo una convivenza pacifica. Hanno sempre soltanto portato avanti negli statuti, nei documenti, fino appunto ad arrivare allo statuto di Hamas, il cui primo articolo è lo sterminio degli ebrei, l'uccisione o l'espulsione fisica e violenta degli ebrei. Non so io cos'altro ci sia da dire su questo, a me sembra tutto molto ovvio, so che la causa palestinese è molto sentita e io non posso, non è mia intenzione voler far cambiare idea alle persone, però adesso che sappiamo che i simboli dell'antisemitismo sono anche questi, alla pari di una svastica, e non a caso le svastiche compaiono sempre in queste manifestazioni pro-Palestina. Il mio suggerimento personale, se qualcuno appunto dei pro-palestinesi dovesse vedere questo video, è di cambiare simboli, vi sedete a un tavolo, fate la lista di punti per i quali volete criticare il governo di Israele, ne parlate con le vostre istituzioni. Gridare all'antisemitismo non funziona. Ok, quindi questi erano i sintomi dell'antisemitismo che gli ebrei percepiscono alla perfezione. Ora, il 70% della dawa è semplicemente trovare alleati per l'antisemitismo. Gli ebrei quindi in questa fase detta proto-jihad, soltanto da noi, non è una parola ufficiale, avvertono più o meno consapevolmente che la società si sta ammalando, la società sta diventando sempre più antisemita e c'è un problema negli ebrei. Non prendono il microfono in mano, non fanno le vittime, non giocano le carte dell'offesa che di solito appartengono all'Islam, sia il vittimismo che l'offesa, fanno le valigie e se ne vanno. C'è un documentario che se ritrovo ve lo lascio in descrizione dove ci sono dei rabbini in una sinagoga in Francia in cui non riescono a star dietro alle richieste di persone che vogliono traslocare dalla Francia allo Stato di Israele. Quando queste persone purtroppo iniziano a fare le valigie e appunto ad andarsene, inizia il bagno di sangue, perché i risultati è storicamente provato che siano sempre gli stessi. Gli ebrei avvertono che la società si sta ammalando, cercano alleati e non ne trovano, perché è stata fatta una dawa pazzesca su questo, e fanno le valigie e se ne vanno. A quel punto iniziano ad esserci tutti gli attacchi terroristici. Ho fatto un esperimento per quanto riguarda gli attacchi terroristici avvenuti nell'ultimo decennio in Francia e questo è il risultato.
La stessa cosa purtroppo è accaduta anche in Norvegia e anche in Belgio. Sono i primi ad avvertire che la società si sta ammalando. In questo senso sono i primi ad avvertire la proto-jihad, perché significa che da quel momento in poi la Dawa sta fallendo, non può più fare richieste soltanto di portare il niqab, il burqa, il velo, le piscine, gli ingressi separati, la carne halal, ma inizia in quel momento a trasformarsi da Dawa diventa jihad, ovvero come impongo la Sharia adesso con la violenza, e quindi vengono prese di mira le comunità ebraiche, le sinagoghe e poi tutti i luoghi di divertimento dei miscredenti, dei kuffar. La musica è vietata, l'alcol è vietato, le donne non possono uscire di casa da sole senza guardiano maschio, quindi inizia il Taharrush, che in un altro video poi spiego meglio. E ovviamente gli agenti della Dawa non possono andare al comune di Milano a dire adesso proibiamo questa festa, proibiamo la musica e vogliamo la proibizione dell'alcol. È ovvio che queste cose ci saranno sempre. In quel momento lì inizia la fase di jihad e gli ebrei se ne sono già andati perché l'avevano già detto. Quindi, adesso che abbiamo capito che cos'è la Dawa, che è questa propaganda subdola, molto spesso subdola, perché agli agenti della Dawa non gliene frega niente delle comunità afroamericane né delle vittime dell'Olocausto, non c'è neanche bisogno che io lo dica. E questa Dawa pazzesca porta ad uno stato di ipnosi, che è la legge sulla blasfemia. Non si parla più, non si usano più le parole corrette, si rimane tutti un po' confusi. E i grandi alleati della Dawa, che diventa per forza jihad, sono gli antisemiti. Io su Israele e Palestina avrei tante cose da dire, probabilmente in futuro possiamo anche farlo, però io non credo che le persone cambino idea perché hanno visto il video di una su YouTube che avrà 30 persone che la seguono. E quindi non so bene come fare. Io vi posso dire, ne sono certa al 100%, perché ho molti amici filo-palestinesi, non sanno cosa significhi la kefia, non sanno niente di al-Husseini, non sanno niente dei colori, dei califfati, della bandiera, hanno assorbito una dawa pazzesca. Queste persone non prenderebbero mai un microfono in mano per dire sì, voglio lo sterminio degli ebrei, ve lo giuro sulla mia pelle. Eppure recitano lo slogan che significa quello. Questo è l'esatto risultato della Dawa. Di recente addirittura c'è stato un professore, non ricordo se nel Regno Unito o negli Stati Uniti, in un'università prestigiosa in cui al microfono ha detto Free Palestine. Ovviamente gli altri professori se ne sono accorti e l'hanno licenziato all'istante. Ma questa persona non voleva davvero gridare allo sterminio degli ebrei e neanche da sbronzo l'avrebbe mai detta una cosa del genere, semplicemente ha assorbito gli slogan. E poi bisogna ascoltare le comunità ebraiche. Tutte le volte che gli ebrei hanno detto noi stiamo avvertendo, stiamo percependo un aumento dell'antisemitismo, non hanno trovato alleati e le istituzioni per prime in Francia, come nel video che avete visto prima, sono state le prime a dire vabbè non mettete più la kippa, il cappellino, vabbè nascondete la stella di Davide dal collo e il risultato è stato quello. Quindi la soluzione principale è ascoltare tantissimo gli ebrei, ovviamente anche le donne e anche gli omosessuali, che però adesso non erano, il 70% della Dawa è soltanto antisemitismo, è lì che fanno palate di soldi, è lì che fanno palate di alleati. Per combattere l'antisemitismo bisogna continuare a ripetere l'ovvio, ad esempio qualsiasi libro vi piaccia, continuate a parlarne con i vostri amici sull'Olocausto, sul Terzo Reich, su al-Husseini, ci possiamo ritornare, ascoltare gli ebrei, non allinearsi con quegli slogan e quei simboli, frequentare delle comunità ebraiche e far sentire agli ebrei che siamo alleati con loro. Questo anche sarebbe bello prima o poi che accadesse, se no fanno le valigie e se ne vanno. E la storia gli dà anche ragione. La fretta che hanno gli ebrei di andarsene non è immotivata. Esiste, in descrizione ve lo lascio, un osservatorio contro l'antisemitismo al quale si possono fare delle segnalazioni nel caso in cui un amico o qualcuno noti che c'è una sinagoga vandalizzata, che iniziano a comparire delle svastiche,
Oltre a quello si può anche andare alle forze dell'ordine. Se abbiamo un amico che riceve, che ne so, un pugno per strada perché indossa la stella di Davide, bisogna andare alle forze dell'ordine, non perché questo cambi la storia, ma perché l'antisemitismo va combattuto segnale dopo segnale. Sono piccole gocce poco prima che tutto il vaso trabocchi, gli ebrei se ne sono già andati e inizia la jihad. Detto questo, io so di non essere stata fantastica nei video sull'antisemitismo perché appunto mi prendeva molto, non ho lavorato bene, ho interrotto dei video, poi ne ho registrati altri, poi sono stata di nuovo male e niente, pazienza, questo è il mio modo che ho, non è professionale, non è proprio la Lilly Gruber dell'antisemitismo, però i contenuti ci sono tutti. E sono stati video anche mastodontici, abbiamo visto tutto quello che c'è nel Corano, quella hadith terrificante che lega lo sterminio degli ebrei alla grande vittoria dell'Islam con l'albero, il legame fra il nazismo e l'Islam e infine il legame fra la Dawa, la fase che precede la jihad e l'antisemitismo. Basta, migliorerò, giuro. I contenuti ci sono, ma io con l'antisemitismo mi sono trovata peggio che a parlare dei cristiani, della visione dei cristiani. È scandaloso l'antisemitismo islamico. Se avete guardato fin qui, grazie infinite, lasciate un commento, mi piace, lanciatemi una fatua, quello che volete, condividete questo video. È arrivato lui, se riesco ve lo presento, lui è Santiago, è quello che normalmente mi scrive i testi per questi video e ha molta fame, quindi vado a dargli da mangiare. Ciao, grazie mille, ciao.